Però è vero che la mia mamma, probabilmente l'aveva imparato dalla sua mamma, aveva sempre qualcosa di negativo da dire su tutti, no? Cioè tu dicevi, guarda che bella quella ragazza, però guarda che caviglie grosse. Buongiorno e benvenuta a una nuova puntata di A Letto con Bianca. Io sono Bianca Balti e qua ho con me la super inspirational Tasnim Ali. Ciao! Ciao Bianca, grazie infinite, davvero. Che bello, sono troppo contenta di averti. Anch'io tantissimo. Allora, è usanza che tu ti presenti alle nostre viewers esattamente come ti piace essere ricordata. Come una musulmana esplosiva. Vabbè. Ma tu sei fortissima, cioè sei veramente una delle scoperte bellissime Grazie. che ho fatto grazie ai social media, veramente. Grazie mille per essere venuta e iniziamo subito. Allora, ti va di pescare una carta? Questa. Vai. Cosa dice? In cosa le tue parole non sono in linea con le tue azioni? Allora, sappi che sono tutte 52 belle pesantine. Ok, sì. Così, cosa Allora, facciamo? Cambio o la teniamo? Allora, la possiamo tenere, io Ok. ti do una risposta. Va bene, vai. Dimmi poi se ha senso o meno perché tanto io... poi rispondo anch'io. Per Esatto, ok. Io per esempio faccio molti sponsor per fondotinta e io Sì? il fondotinta non lo uso. Ma tu verrai licenziata dopo questo No, video? allora aspetta, adesso proprio grazie a questi sponsor li sto utilizzando solo tipo per cioè se devo andare a una cena, a un evento, cioè raga, veramente scusate, però veramente è quello che sto facendo. Vabbè, ma se è solo quello, allora ben venga, cioè... Sì, nel senso, mo veramente li uso però per eventi, si può Ok. dire, raramente però per eventi. E invece io non lo so, bella pesantina questa, sì, non sono in sì. linea con le tue azioni. È la coerenza praticamente. Io forse questa cosa qua, ho fatto un video ultimamente in cui, anzi ho mandato una newsletter ultimamente in cui dicevo che nella mia famiglia tutti si urlavano, sempre, per qualsiasi cosa, i nonni, i genitori, così, no? E io ho sempre urlato alle mie figlie. Ovviamente crescendo ho capito che non era proprio una cosa da fare. Esatto, ok. E per cui ho fatto tutta questa pappardella, io e mia figlia quando iniziamo ad alzare la voce ci diciamo kitty kitty e poi ci ricordiamo e ritorniamo calme. Però non funziona sempre, forse è quello che certe volte predico bene sul mio Instagram e poi se ci fosse una telecamera. Mamma mia, ti prego. Speriamo mai. Speriamo mai. Vai, allora adesso fammi pescare tu una carta. Ok, vai. Allora, un po' più leggera, speriamo, no? Speriamo. Vediamo. Vai. Ah, ok. Mi fa ridere perché è una domanda che secondo me non ti si addice. Ok. Però magari scopriamo qualcosa che non ci aspettiamo. Pronta? Di quale vizio ti vuoi liberare? Sei viziosa tu? Oddio. No. Immagino, lo so. Esatto, è vero, non so. Stupiscici. Cioccolato al latte, non lo so, un vizio, niente. Non c'ho fisse proprio. Anche neanch'io. perché poi parlando di cibo mi mangio qualunque cosa, nel senso non c'ho una cosa in mente. Neanche te. No, io Tipo? io tutti vabbè, io ho smesso di fumare l'anno scorso, ma fumavo tantissimo da quando avevo 14 anni. Tutti. Lascio a te, diciamo, la tua fantasia, immagina. E qualsiasi... Però diciamo che il vizio che mi è rimasto e di cui mi voglio liberare... forse sono i dolci, perché i dolci... Sei fissata con i dolci? Sono fissata con i dolci e io non li compro apposta, per cui non me li tengo a casa. Aspetta, però... scusa, le tue figlie come fanno? Brava, poi succede, non so, Halloween e poi mia figlia torna a casa con tipo la sacca così piena di caramelle. Lei non le può mangiare. Ah, bene, mi porto a casa per te. Vabbè, però così, dai, allora stiamo messe no, bene, se è tanto solo sì, quello, sì. va bene. Ma, e caratterialmente niente? Forse
Vabbè, non c'ho pazienza, dai, io non c'ho, non cioè, c'è pazienza. non c'ho proprio pazienza, questo è vero, non c'ho pazienza e poi a volte sono molto irascibile, cioè me la prendo... Non ce l'aspettavamo, Sì, vedi? ma no, ma A non me la spingere prendo, un po'. no, non me la prendo con le persone così a caso, cioè se è una persona che non conosco mi limito veramente tanto, però se è tipo in famiglia io proprio parto così. Oh, comunque, ma perché è così? Ma sai che è un dato di fatto che noi diamo il peggio, tra virgolette, Sì. diamo anche il meglio, però diamo Sì. anche il peggio in famiglia. È perché ti senti a tuo agio. Lo so, però è una sola, vero? Lo so, Caspita. soprattutto perché c'hai paura di perderle quelle persone, no? Perché c'è un atteggiamento un po' così, però vabbè, mi sopporti, Soprattutto normale. quando sono i genitori, perché sei te che mi hai fatto, Ah, non mi vabbè, sopporti. genitori Questa è lasciamo una stare, cosa. tutta un'altra parentesi di sopportazione, vero? Vabbè, tu ne puoi sapere più di tutti. Sì, però sei una mamma. io dico da figlia, comunque sopportare i genitori certe volte. È pesante, lo so. Sì. Lo so. Noti a me. Ok, allora speriamo venga fuori una domanda sui Sui genitori, genitori. che ce ne sono un po' qua dentro, Ah, bello. Vediamo. Bello. Cos'è? Qual è la versione migliore di te stesso? Ah, vabbè, dai. Ok. Vabbè, qual è la versione migliore di te stessa? Pensa tipo, vabbè, paziente allora, non irascibile, e no, quando non lo sei, irascibile sei la versione migliore di te stessa, no? Pure quella è vero. Eh. Pure, cioè, mi piace l'ironia, cioè, questa è la versione. Vabbè, ma tu sei Cioè- super simpatica, no? Sì, se mi definisci così. Vabbè, sì, però, nel senso, È vero. cioè, mi piace proprio ridere, scherzare, cioè, mi piace avere questa versione di me stessa. Ah, non diciamo quella- che quando sei così Sì. ti piaci, ok. Sì. Io non lo Invece? so, io penso che mi piaccio di più quando sono tranquilla. Mhm. Sì, perché quando sono con la gente tendo a agitarmi un pochino, no? Ok. E poi invece mi sento più a mio agio quando sono tranquilla, no? E niente, per cui sì, quando sono tranquilla, però è difficile essere tranquilla quando sono con le persone, come se avessi questa necessità di perform quando c'è la gente. Ok, ho capito. Ma è normale, cioè io penso sia una cosa proprio del cervello in automatico. E a te non ti dà Poi sono fastidio quando... Biancabalti, cioè, dove tutti, cioè, penso sia normale, tutto il cervello capta questa informazione e cambia versione totalmente. Ma lascia stare Biancabalti, anche te animali? Al performance ce l'hai? No. Ah, ok. No, Allora, a vabbè. volte le persone quando mi vedono pensano che io la stia facendo apposta, cioè, ma io cammino così. Quindi Cioè, la ti gente piace pensa fare che brutto alla gente? Sì, però io non faccio brutto, è la mia faccia, raga, è la mia faccia, quindi io non lo faccio apposta e a volte sembra che so io che me la tiro. Sono la persona che ha l'autostima più bassa al mondo, questa è una cosa che pochi sanno, ma te lo giuro, No, ci credo, il mio ci cervello capisco. non ce la fa a dire, sei da snimali, te la devi tirare. No. Sai, posso dirti questa chicca? Vai. Allora, praticamente a me non piaceva. Adesso sono cresciuta e ci vado. Se devo andare a una festa della moda ci vado. Ok. Non è il mio ambiente preferito, però ci vado, chi se ne frega, no? Al tempo invece prima proprio mi metteva un'agitazione, cioè me ne andavo in sbattimento prima, quando arrivavo proprio quasi panic attack, no? Perché non mi sentivo all'altezza della situazione. Mamma mia. Invece adesso vado dicendo, ma chi se ne frega, no? Belli. Però quando andavo prima, sai che mi dicevano? Sai che non si vede che tu non sei rilassata, sembra che te la meni. E io ho pensato, figo però. Meglio per me. Perché nella moda fa figo menarsela, hai capito? Sì, è vero, vabbè, l'espressione è tutto, cioè come cammini, come ti presenti, è tutto. Io penso, cioè, di capirne un po' di questa cosa, anche perché giravano pure i trend su TikTok, alza le sopracciglia, apri gli occhi, sorridi, non sorridere, questa è l'espressione da modello. Quindi te la devi un po' tirare, un po' così, ed è vero. Però te l'hai usata proprio come arma, alla fine tu eri agitata, poi è cambiata la cosa. Però non lo sapevo, l'ho scoperto dopo, hai capito? Sarebbe stato più utile. Brava, lo so. utile. Vabbè. Esatto. Comunque per cui ci sta sta cosa, crea un po' il personaggio. Se tu Sì, è fai un vero. po' quella, non lo fai apposta, però pazienza. Se penseranno Forse che è te la meglio devo, così, se è quello che è meglio così. Perché comunque è una difensa, Sì, Io sì, ti sì. dico che quando sei troppo aperta, Sì.
Che poi io sono molto aperta e tu anche sei molto aperta, no? No, E tu sei troppo aperta. Chi, io? Tu sei il paradiso, però io parlo con te, ti giuro così, sei troppo easy, cioè non... Ma troppo in senso cattivo o troppo In senso positivo? positivissimo, te lo giuro, raga, cioè Meno male, non so va. come la vedete sui social, ma è totalmente così, è così, è vero. No, però non trovi che quando poi ti apri alle persone, certe volte poi sorpassano i boundaries, no? Sì, questo è vero, cioè, però a volte, sai cos'è? Proprio avere un nome crea anche dei pregiudizi, nel Sì. senso, ma è Bianca Balti, va, sicuramente se la tira. Per cui alla fine, se la gente pensa che ce la meniamo, non è poi così male, perché trovo che certe volte la gente, se vede che sono aperta, easy going, poi se ne approfittano. Tu cosa pensi? Allora, da questo punto di vista è vero, cioè questo però dipende pure da una persona che ti conosce da tempo. Però una cosa che dico spesso è, per esempio, io preferisco poi, cioè perché ho provato sulla mia pelle, magari vedere una persona da lontano e giudicarla perché succede, tu c'hai un nome, è normale che la gente ti giudichi, è normale, sei esposta, è classico. Però è più bello quando ti giudicano in negativo, tipo "Oh, guarda Bianca quanto sa la tira", poi ti conosci e vede come sei fatta così, È così vero, tanto è aperta, vero. così tanto easy, cioè uno si innamora il triplo, capito? Sì, sì, è vero, è vero. E a volte è anche di lezione, cioè io, ripeto, sono la prima che ha provato determinate cose e ha provato a giudicare qualcuno senza conoscerlo, poi dopo averlo conosciuto si è sentita in colpa e ha detto basta, io non giudicherò più nessuno senza averlo mai conosciuto. E qua ci apri un mondo, Sì! Il mondo del giudicare. Parliamo di questo. C'hai voglia o vuoi pescare un'altra carta? Hai voglia di C'è parlare voglia, del c'è giudizio? quella di tutto quello. Ok, perché è una cosa che un po' ritorna, questa cosa qua. Qual è il tuo, appunto, anch'io ho avuto questa esperienza, nel senso che ho imparato che a giudicare poi ci si sbaglia. Sì. Mi sono vergognata e poi sto cercando di fare un esercizio per non farlo più, ma è difficile, Sì. perché la natura umana è quella un po' di giudicare, no? Esatto, no, è umano, totalmente umano, anche perché è quello che faccio anch'io sui social, nel senso cerco di eliminare il pregiudizio, che è lo stesso che veniva, si dice veniva fatto pure su di me. Certo, Cioè, e se no come lo dici? cioè, non so come dirlo. Lo ricevevi anche tu, Sì, ecco, in questo esatto. senso, sì. E quindi non avrei mai voluto che lo stesso accadesse con qualcun altro, Certo. e magari solo perché ha un qualcosa di diverso dagli altri. Certo, certo. E quindi appunto la presenza mia sui social è anche su questo argomento e ti fa anche sentire un po' in colpa, e a volte sentirti in colpa ti dà una lezione, perché Sì. comunque tu non devi delle scuse a nessuno se non a te stesso, È vero. perché è un errore che tu hai commesso, non ti sei esposto, non hai detto niente, hai solo avuto un pensiero negativo riguardo una determinata cosa, una determinata persona e hai cambiato idea. È vero, è vero, è vero, è vero. È difficile questa cosa. Lo Io so. la mia mamma, Per parlo sempre della mia mamma come se mi avesse rovinato. Ti amo mamma. Guarda che hai fatto. No, allora, la mia mamma è come... Io sono sicura che le mie figlie avranno da dire un sacco di cose su di me, è normale, per cui facendolo sulla mia mamma accetto anche che verrà fatto su di me. Però è vero che la mia mamma, probabilmente l'aveva imparato dalla sua mamma, aveva sempre qualcosa di negativo da dire su tutti, no? Cioè tu dicevi, guarda che bella quella ragazza, però guarda che caviglie grosse, cioè tipo, così, Non ci credo. E dici, ammazza tutti, ma li distruggi, cioè, ma Ti pure prego. con me, tipo partorivo, no? Ah. E lei, Bianca però, e dici, ma che cacchio, ho Grazie, partorito 2 mamma. settimane fa, cioè così, no? Sì. E allora poi, cioè quella cosa ce l'avevo anche io, perché l'ha comunque, trasmessa. vero, tu non vuoi essere i tuoi genitori, ma alla fine Lo diventi. istintivamente lo diventi, cioè tu proprio devi decostruire, disimparare quello che hai imparato, Sì. ma facendolo apposta, cioè non è che succede magicamente, no? Vero? No, questa cosa è verissima. Io invece, cioè mia madre è uguale a tua madre, Sì. identica, te lo giuro, cioè, tu stai parlando di mia madre, lei è uguale. E cioè io per esempio, io stessa dicevo, oh mazza quanto è bella quella ragazza. Boh, non lo so, guarda, non mi convince, non mi piace per niente. È oggettivamente bella, non puoi dire che non è bella. No, guarda, a me proprio...
E io facevo l'opposto però, nel senso non volevo giudicare in modo negativo quella ragazza perché io la vedevo bella, quindi non è che cambiavo l'idea perché lei mi ha detto così. E quindi cercavo di essere un po' l'opposto perché mia mamma come qualunque altra ragazza, come pettegola, no? Un po' così, e quindi aveva pure lei sto vizio, però non volevo prenderlo. No, è vero. Poi i sensi di colpa, oh mamma mia. Sensi di colpa, ma poi io trovo che alla fine è un po' il discorso della gratitudine, no? Sì. Un'altra grande che apriamo. Cioè la gratitudine alla fine, no? Noi possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, cioè sembra un cliché, ma è vero, no? È vero. Per cui nella gratitudine tutti i giorni, se vogliamo, possiamo essere grati per qualche cosa, anche un giorno che ci è andato male, lo trovi, no? Dici, vabbè, però almeno sono viva. Esatto, poteva andare peggio. Poteva andare peggio, no? Ed è la stessa cosa con i commenti, no? Sì. Cioè, quel cercare di dire, va bene, magari non è il mio tipo, no? Però troviamo una cosa carina in quella persona, però, non sai, è simpatica, o però è coraggiosa, o però è, cioè, no? Esatto, è la stessa cosa che secondo me riguarda anche un po', allora tutti noi guardiamo per esempio il fattore estetico, no? Cioè, tu puoi essere bella quanto ti pare, o bello quanto ti pare, ma se di carattere non mi trasmetti niente, cioè, sei anche una persona che sa tira, come stiamo dicendo prima, proprio mi chiudi. Certo, ok, e succede sì, mi chiudi, mi chiudi proprio. Nel senso, non ti voglio conoscere, non mi interessi, puoi essere bello quanto ti pare, io ti guardo da lontano e dico ammazza, che schifo perché c'è un carattere orrendo, non mi piaci. E invece succede anche l'opposto, con chi magari esteticamente non ti piace e poi dimostra di avere un carattere totalmente opposto, ti fa amare proprio il suo aspetto estetico. Ah sì, è vero, è vero. Esatto, Beh, aspetta, tipo, in effetti noi donne lo facciamo anche con gli uomini. Con te non si applica perché il tuo uomo è un bell'uomo. Grazie. Cioè, no, oggettivamente, no. Per cui, però tante volte tu vedi delle belle donne che stanno con degli uomini che magari non so, perché noi tendiamo a essere più quella cosa che vediamo dentro degli uomini. Gli uomini invece sono un po' più superficiali. Esatto. Sì, vabbè. Non so perché siamo andati a parlare. Sì, non lo so. Allora, io non mi ricordo nemmeno perché ho aperto un determinato argomento, te lo giuro. Io mi stavo proprio perdendo, però vabbè, era una Però niente, però così. Bene, allora peschiamo una carta, esatto, vai. Tocca a me, tocca a te. Allora, non me lo ricordo. Vabbè, forse... tocca a me, te faccio pescare io. Vai. Vai. Ok, vai, carta. Ah, un po' peso. Hai mai pensato di non essere abbastanza? Sempre. Ah, anche adesso? Sì. No. È normale. Cioè, anche se raggiungi un determinato livello nella tua vita, cioè, è normale pensare che non sia mai abbastanza. Ed è lo stesso motivo che poi torna a Ciarsi? Raga, scusate, sono egiziana. Niente, ma siamo insieme a si gioca la carta, capito? Vai, la carta quando mi gira, te lo giuro, tipo sul treno, se magari non hai fatto il biglietto, scusa, non parlo italiano lo faccio io. Io in America, devo dire, sì. Vabbè, poi con la mia pronuncia, poi con la tua pronuncia, cioè proprio ci vuole il pelo sullo stomaco a giocarsi la carta. Io ci provo, magari ci casco, che ne so io. Ma all'estero mi metto a parlare in arabo proprio. Vabbè, però la cosa ci riporta comunque alla cosa dell'autostima. Cioè tu pensi di non essere abbastanza, anche se agli occhi di altri tu stai facendo troppo. Ma sempre, cioè tu non ti senti mai abbastanza in tutti i momenti o ci sono dei momenti specifici, cioè contesti specifici, tipo quello professionale? Sì, okay. Sì. Ma aspetta, tu lo vivi come una motivazione per fare di meglio o come una cosa brutta? Una motivazione per fare di meglio. Sì. E tu invece? Ci piace. No, io dipende. No, certe volte io trovo che sia un po' certe volte mi sento proprio tipo una loser, anche se non mi piace la parola, però su di me la posso dire. Secondo me va con gli ormoni, con le mestruazioni. Tipo quella settimana del mese mi sento una loser. Ah, ok. No, se no però di solito lo uso. Nella professione lo uso come invece stimolo per fare meglio.
Io invece mi sento, non mi sento abbastanza, non mi sono sentita abbastanza, adesso sto facendo tanto lavoro su me stessa, però nelle relazioni invece, perché comunque non sentendomi abbastanza mi trovavo degli uomini che non mi facevano sentire abbastanza. Per cui hai capito, sei tu che li attrai alla fine. Però non è vero. Dici? Cioè, no, assolutamente no. Se tu pensi di aver dato abbastanza in una relazione e la persona che c'hai davanti non ha dato abbastanza, il problema non è tuo ma suo. Sì, però aspetta. Però così se al primo red flag te ne vai, ok? Se invece rimani, lì vuol dire che tu sei convinta che l'altra persona abbia ragione. Lo so, però è lì, sai perché è quando c'è la cotta e lui ha tutti i difetti di questo mondo, però dice, no, però lui è biondo ed è riccioluto, dai, forse lo sopporto. Spero che non ti piacciono i biondi riccioluti. No, non mi piace, no, allora no, è una cosa generale, no, ti amo da morire, sei bellissimo così come sei. Anch'io mamma. Tutto male. Vabbè, abbiamo tirato i difetti di questo mondo, vabbè. No, però cosa stavamo dicendo? Mi sono fermata al non me lo ricordo. Dai, tutti No, aspetta, stavamo dicendo biondo. C'è che sì, al primo difetto magari, cioè, c'ha tutti i difetti di questo mondo. Sì, sei innamorata? Sei innamorata, tu resti comunque, però questo non penso sia né un problema tuo in quel caso, nel momento in cui tu decidi di restare, anche se sai che quella persona ha determinati punti negativi, perché è normale che resti quando una persona non è perfetta, non esiste. Sì, io mi sono sempre detta, sì. oddio, questo mi dà fastidio sta cosa sua, ho capito, però se mi metto con un'altra persona ci avrà comunque altri difetti. È vero. Capito? Sì. Ed è totalmente normale, però quello che penso io è che appunto se dai abbastanza, anche se sei rimasta con tutti i difetti che c'ha, il problema non è comunque tuo. Se lui non ha dato abbastanza, poi Va non bene. lo so, perché poi dipende. Allora, È tutta una seduta psichiatrica, perché qua la seduta è 150 euro, raga, perché psichiatra. Aspetta. Vabbè, cosa ci facciamo? L'ultima carta, veloce, proprio botta e risposta. Vai. No, tocca a te. Tocca a te, vai. Dai, pescala bene, Ok, vado. Guarda, proprio la prima. Vai. Ok. Adesso... Vai. Cos'è? Questo è un po'... Vabbè, quale ciclo generazionale della tua famiglia vorresti rompere? Tanti. Di sicuro quello lì, di parlarsi bene, cazzo, rinci, noi, cioè proprio in famiglia, anche se ovviamente ci amavamo tantissimo, ovviamente i miei genitori mi stramavano, però in effetti c'era questa cosa della poca pazienza, di parlarsi con... Cioè era sempre una cosa... attaccarti un po' così, sì. Vabbè, pure quella un po' c'entra con la pazienza, un po', no? La pazienza, però è brutto, hai capito? Perché... È brutto, perché se ci pensi appunto, noi gli sconosciuti non li trattiamo così, no? Per cui io vorrei imparare a trattare le persone che amo e che sono i miei alleati nel mondo con la gentilezza e l'amore che si meritano, ecco. Poi, ovvio, sarò di cattivo umore, quello che vuoi. Vabbè, momenti. Però il tono lo dovrei... Cioè, piuttosto uno si allontana e dice, ho bisogno un attimo, mi sta venendo la rabbia così, no? Però sì, vorrei rompere quella cosa. Tu? Io... Non puoi usare la mia. Non puoi copiare. Carta bruciata. No, io dell'avere più rapporto sincero, ma non ti parlo in questa cosa dei miei genitori, poi parlo dei miei zii, dei miei familiari. Io tutti i miei familiari stanno in Egitto. Ok. E non ho tutto sto rapporto con loro, nel senso li vedo magari una volta all'anno, perché vado d'estate in Egitto, solo d'estate. E non so perché a volte mi sembra un rapporto finto, capito? Occasionale si può dire? Certo. E non lo so perché poi a volte loro pensano che tu vivi in Italia, a parte che in Egitto sono l'italiana, in Italia sono la straniera egiziana, a parte questi dettagli, lì vai lì, sei l'italiana, c'hai i soldi che ti cascano dagli alberi, ne è vero, lo dovrebbero capire, però loro, cioè...
capito il hanno questo rapporto? immaginario, Sì, quindi diventa una cosa un po' finta. Stanno un po' tipo tutti nelle camere. Sì, Così. se si può ok, dire, poi io non vorrei non lo neanche so. capirli male, vedi, perché pure qua nasce il pregiudizio, sì. l'idea un po' no, così. per carità, certo. No, però secondo me c'è una differenza tra pregiudizio e la tua esperienza. Questa è la sì. tua esperienza, non Sì. vuol dire che sia la verità assoluta, ma la tua esperienza è quella, è vero? verissimo, è verissimo. Ok. E io vorrei che fosse un po' più sincero, cioè, capito, una cosa più amorevole, più vera. Che fossero più interessati a te. Sì, Sì, e non a quello che rappresenti per loro, E- cioè quella che ce l'ha... la figlia di mio fratello, capito? Sì, o che ce l'avete fatta perché magari siete nel paese Esatto, d'oro, solidarietà, quello che capito, loro si soldi, immaginano, no? sì, Quella sì. roba lì si immagina, non lo so. Esatto, Poi esatto, non voglio cadere sì, anche nel pregiudizio. Sì, però. si immagina un albero dei soldi, sì, brava. magari, mi piacerebbe però. Così, in versione albero, che soldi. Vabbè, ti piace della nostra chiacchierata? Da morire, Ah, da morire, che pescherei bello. all'infinito queste carte, Vero? sono domande troppo interessanti. Faremo poi la versione magari a letto con Bianca pigiama party che dura Davvero? tipo rave, lo facciamo live. Ma che stai a dire? Se si fa una cosa del genere, guarda che No, è una ma figata va. assurda, te lo giuro. Magari allora, perché no? Tu ci sai che così me lo segno, avete visto? Lei ci Sto qua sta. già da adesso sto qua. Per me, per come sono io veramente nella mia vita, tipo versione pigiama party live, sarei a dormire. Una noia a tutti che si scollegano. No, non è vero, no, è stato interessante poi quando si parla di famiglia perché sono tutti curiosi, vogliono sempre sapere come le persone vivono all'interno delle proprie case, queste cose sono interessanti. Poi è un po' tipo tutto tabù, soprattutto la famiglia. Cioè, secondo me bisognerebbe parlare di queste cose senza che nessuno si offendesse, ecco. sì. Proprio parlare e rimanere aperti, perché dall'apertura e dall'onestà si può migliorare. Sì. Se tutti facciamo finta di niente non si migliora più, vero? È vero, è troppo vero. Niente, allora salutiamo la telecamera. Ciao belli! Grazie. Grazie Bianca.